Ciao a tutti amici, mi trovo nel centro della città di Bologna, più precisamente in Piazza Maggiore, ed è la piazza fulcro della città. Sulla piazza si affacciano gli edifici più importanti della città. Abbiamo Palazzo del Podestà, alle mie spalle, dove indica il mio dito, abbiamo Palazzo Re Enzo. Dietro di me abbiamo la famosissima fontana dedicata a Nettuno e ancora più dietro, in secondo piano, troviamo la Basilica di San Petronio. Questa è una piazza che parla della storia della città. Possiamo iniziare ad esempio dal Palazzo Re Enzo. Il Palazzo Re Enzo è dedicato al figlio dell'imperatore Federico lo Svevo, Federico II, che era l'imperatore che dominava gran parte dell'Europa intorno al 1200. Questo palazzo è importante perché dovete sapere che il figlio dell'imperatore Federico II venne catturato durante una battaglia, la battaglia di Fossalta, una battaglia in cui i cittadini bolognesi, nei pressi di Modena, che è una città vicino a Bologna, riuscirono a sconfiggere il re, l'imperatore Federico II, e quindi fecero prigioniero suo figlio e lo portarono proprio in questo palazzo, il palazzo che da allora è a lui dedicato. Il Palazzo Re Enzo. In questo palazzo, che è come dire una prigione, Re Enzo passa più di 20 anni, passa 23 anni, ma non è una prigione come al solito, è una prigione reale. Il prigioniero Re Enzo passa una cattività molto piacevole. Si dice infatti che avesse tutte le comodità, che potesse andare alla biblioteca e che avesse anche numerose amanti. Tant'è che quando viene catturato a Bologna, tutte le donne della città bolognese un po' si innamorano di questo re, perché lo si descrive come alto, biondo, con gli occhi azzurri, e si dice anche che durante tutti gli anni di prigionia abbia avuto numerose amanti cittadine della città di Bologna. E si dice anche, un po' per scherzare, che all'epoca ogni piccolo bambino o bambina che avesse gli occhi azzurri e i capelli biondi si dice che fosse il figlio di Re Enzo. Quindi questo per quanto riguarda il palazzo che vediamo alle mie spalle, che è un palazzo tipico medievale, che ha questi merli tipici di quel tempo, di quell'epoca. E poi non possiamo non parlare, quando ci troviamo nella Piazza Maggiore, non possiamo non dire qualcosa sulla Fontana di Nettuno. La Fontana di Nettuno è stata voluta dal potere papale, dal potere pontificio. Sì, perché la città di Bologna è stata per numerosi secoli sotto il dominio della Chiesa, quando la Chiesa era uno stato importante, non era solo una città come la conosciamo oggi, città del Vaticano, ma era uno stato potente. E quindi il Papa di allora commissiona la statua ad un artista davvero importante di quell'epoca, un artista fiammingo, Gian Bologna, che in Italia conosciamo con il nome di Gian Bologna. Il Papa però, siamo negli anni del papato, della Controriforma, quindi è un po' preoccupato per le oscenità che si possono produrre facendo il corpo di una statua muscolosa, quindi gli dice all'artista di ridurre le dimensioni dei genitali, di non essere osceno, ma Gian Bologna, lo scultore Gian Bologna, riesce a trovare una scappatoia per aggirare la censura del Papa, e vi invito, quando sarete in questa Piazza Maggiore di Bologna, ad osservare la statua del Nettuno da un punto preciso, da una prospettiva particolare, e avrete una sorpresa, diciamo così, un po' piccante. Poi, alle mie spalle, dietro la statua del Nettuno, troviamo la Basilica di San Petronio, e anche su questa basilica c'è una storia che merita di essere raccontata.
Perché dovete sapere che in generale nelle piazze e nelle città europee, italiane, la chiesa più importante della città è chiamata la cattedrale o il Duomo. E in questo caso anche a Bologna c'è un Duomo, c'è una cattedrale, ma non è così importante, o meglio, è meno importante della Basilica di San Petronio per i bolognesi, per i cittadini di Bologna. Perché? C'è una spiegazione. Perché San Petronio è il patrono della città, significa che è il santo custode che protegge la città e i suoi abitanti. E perché era così importante, perché i bolognesi sono così affezionati? Perché nel corso del V e VI secolo Petronio era il vescovo della città che ha rinnovato, che ha fatto risorgere la città dopo le invasioni barbariche. Quindi è lui che ridà vita alla città. Quindi i bolognesi sono particolarmente affezionati a questo personaggio, a questo vescovo, e decidono di dedicargli una chiesa grandissima. Pensate che nei secoli successivi viene fatto il progetto per una chiesa che doveva essere addirittura più grande della chiesa San Pietro a Roma. E questa chiesa non era commissionata dal potere della chiesa, dal potere papale, ma era commissionata e soprattutto finanziata dagli stessi bolognesi, dagli stessi cittadini. Vedete infatti che la facciata è divisa in due. La parte più bassa, la metà inferiore, è fatta con un materiale più pregiato, probabilmente marmo bianco, e la parte invece superiore, la metà alta, è invece fatta con un materiale più economico, sono i mattoni, la terracotta tipica degli edifici di Bologna. Questa differenza si spiega proprio col fatto che i finanziamenti da parte dei cittadini bolognesi a un certo punto non sono più bastati. I soldi sono in pratica finiti per terminare la chiesa. E poi c'è una seconda ragione che spiega il ridimensionamento di questa basilica, è che il potere papale, la Chiesa, non era contenta dello spirito autonomo della città, non era contenta che i cittadini facessero una chiesa più grande di quella a Roma. E quindi il Papa dell'epoca impedisce la costruzione di un progetto così vasto. Per queste due ragioni oggi abbiamo questa chiesa che è comunque fra le più grandi d'Italia, ma che è meno grande di quella pensata originariamente. Questa chiesa è anche interessante per altre due ragioni. La prima è che al suo interno trovate la meridiana più lunga del mondo all'interno di un edificio. La meridiana che scorre sul pavimento della chiesa è lunga ben 66 metri ed è una meridiana che segna esattamente il mezzogiorno attraverso un piccolo foro che si trova sul soffitto della basilica. È molto interessante e vi consiglio di entrare a guardare questa meridiana. Un'altra ragione per cui la chiesa è bella, interessante, è un affresco che si trova al suo interno. Entrate e scoprite questo affresco. Troverete tra l'altro anche i resti del corpo del santo patrono della città, San Petronio. Quando siete in questa città noterete altre cose interessanti, ad esempio un memoriale dedicato alla resistenza italiana, e cioè a quel periodo in cui i partigiani, i resistenti, combattono per la liberazione dell'Italia dal fascismo. E anche troverete una targa che ricorda le vittime di un attentato terroristico
che c'è stato nella stazione di Bologna e che faceva parte di quel periodo un po' oscuro, molto scuro, della storia italiana, chiamato e famoso come gli anni di piombo. Bene, il nostro viaggio a Bologna non è finito, ci aspettano infatti tante prelibatezze. Bologna è non solo la città della cultura, dell'architettura e della storia, ma anche, come forse già sapete, della cucina. A presto, ciao ciao!